Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della terza apparizione in ordine storico e cronologico della Madonna all'umanità. Questa apparizione avvenne nel 231 d.C. e la Madonna apparì a San Gregorio, detto il Taumaturgo. Prima di parlare però dell'apparizione, vediamo chi era San Gregorio, appunto soprannominato il Taumaturgo per le sue molte virtù. San Gregorio, appunto soprannominato il Taumaturgo, nacque nel principio del III secolo in Neo Cesarea del Ponto, in Turchia. I suoi genitori, illustri per nobiltà e ricchezza, quindi erano genitori facoltosi e ricchi, ma dediti all'idolatria, adoravano gli idoli, allevarono lui e il fratello Atenodoro appunto all'idolatria, quindi ad amare e adorare gli idoli. Ma la provvidenza divina, che aveva prestabilito di farne due grandi luminari della Chiesa, dispose che ancora fanciulli trovassero la loro verità e la vera religione. Allora San Gregorio, Taumaturgo, fu messo a frequentare la scuola di filosofia del celebre Origine. Fu lì che imparò e iniziò a leggere i testi sacri, le sacre scritture, e decise quindi di consacrarsi a questo impegno di studiare e approfondire le sacre scritture. Decise quindi già in giovane età di prendere battesimo e poi di rinunziare a ogni cosa, ricchezza e cosa terrena, così da andare a ritirarsi in solitudine. Nella solitudine in cui preghiera, studi della Bibbia e ovviamente penitenza furono le sole cose che lui conobbe. Nel frattempo morirono i genitori, che gli lasciarono una grande ricchezza. Lui però queste ricchezze le divide con gli orfani e con le vedove e quindi continua nel suo ritiro. Però divenne anche punto di riferimento per la comunità. Molte persone si ricavano da lui per chiedere consiglio, visto che lo consideravano un santo uomo, visto il suo ritiro fuori dal mondo. I suoi consigli andavano sempre a buon fine, quindi divenne presto famoso e questa fama raggiunse le orecchie di un altro santo, il vescovo Fotino, il quale decise, in base a queste cose, di creare il nostro Taumaturgo in un vescovo, cioè il vescovo di Neo Cesarea, cioè della sua città, la città dove era nato e dove aveva vissuto. Cercò il Taumaturgo di menarsi, di non prendere questo incarico, ma fu Dio a indicare questo incarico con l'apparizione anche della Madonna. Ecco perché non poté tirarsi indietro ed accettò l'incarico datogli dal vescovo Fotino e a sua volta divenne vescovo. Quando entrò nella sua città, solo 17 erano i cristiani esistenti in quella città, ma il suo modo di fare, le sue preghiere, i suoi consigli e i miracoli che compì fecero sì che lui convertì veramente quasi tutta la città, nonostante fossimo in epoche pagane in cui i cristiani venivano costantemente uccisi. Alcuni dei miracoli che fece furono quello di dover costruire una prima chiesa in una valle vicino alla città, dove però la montagna creava una valle molto stretta, impedendo la costruzione della chiesa. Lui chiese alla montagna di spostarsi e un pezzo di montagna veramente proprio, io potrei dire franò, ma non franò, si scoscese e quindi la valle si ampliò e lui poté costruire
questa chiesa in quel esatto posto. Un altro miracolo: in una piena il torrente di Casalmacco ruppe gli argini e minacciava le case che c'erano nei dintorni degli abitanti. Lui vi accorse, piantò in terra il suo bastone pastorale che era in legno, le acque si ritirarono nel loro alveolo e il bastone divenne una robustissima pianta. Un'altra cosa che fece: c'era una palude salmastra e che portava ovviamente malattie e discordie tra la gente del luogo, appena fuori città, e lui, facendo il segno della croce, fece sì che la palude si prosciugasse e divenisse fertile campagna. Ciò nonostante, ad un certo punto, dopo una ventina d'anni che lui era vescovo, forse qualcuno di più, ecco che le persecuzioni arrivarono nella sua città, la persecuzione di Decio, e quindi lui dovette darsi all'esilio, ritirarsi ancora una volta in montagna, dove morì con il sorriso, perché seppe per divina rivelazione che nella sua città erano rimasti solamente 17 pagani. Quando lui era entrato in città come vescovo c'erano solo 17 cristiani. Era l'anno 270. Veniamo all'apparizione. L'apparizione gli avvenne quando lui era nel primo ritiro prima di essere nominato vescovo, nel 231 d.C. La Vergine, la Santa Maria, Madonna, Madre di Gesù, e l'Apostolo Giovanni sono apparsi a San Gregorio il Taumaturgo prima che fosse ordinato vescovo di Neo Cesarea. L'Apostolo, quindi l'Apostolo Giovanni, su sollecitazione di Maria, della Madonna, avrebbe fornito al santo tutti i necessari chiarimenti attorno alla questione teologica, in particolare sul mistero della Trinità, allora oggetto di grandi dispute. Fino a Nicea, difatti, le varie famiglie cristiane disputavano spesso su alcuni argomenti di teologia che per ogni famiglia, ogni gruppo, se vogliamo, ogni clan di cristiani aveva una sua idea precisa di come interpretare queste cose. Quindi c'erano spesso questi scontri teologici. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa apparizione, di questa terza apparizione della Madonna nella storia dell'umanità, mettete il like, condividete il video sui vostri social perché sono grandi supporti questi che potete dare al canale. Ci vediamo a un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!